In questo video vi faccio vedere come approccio un'improvvisazione su una base. La tonalità che andiamo a prendere in esame è quella di Re minore, però invece di chiacchierare vi manderò la base, quindi anche il video della base che ho scelto per voi, e lì vedrete accordi e scale da utilizzare. In corsa vi spiegherò tutto quello che sto facendo. Partiamo subito. Primo accordo Re minore settima. Possiamo partire con questa piccola frase. Cosa sto facendo? Parto dalla terza di Re, seguendo la scala di Re minore. Quindi partiamo con queste tre note, terza minore, per arrivare alla fondamentale di Re. Poi faccio lo stesso lavoro, stesse note, ma concludo, piuttosto che sul Re, concludo sul Do, che è la terza minore di La. Quindi il prossimo accordo è La minore e che io concludo su Do, terza minore. Quindi sul Re minore e sulla minore, questa. Poi posso andare ancora ad appoggiarmi sulla terza minore del prossimo accordo che è Sol minore. Ma andiamo sulla base. Vediamo la frase. La minore, su Sol minore, torniamo sul Re minore. Facciamo qualche nota sulla scala. Sul Sol minore, Do, ancora, occhio ora. Cosa è successo? Quando c'era l'accordo di La settima bemolle tredicesima, questo, io sono andato a sottolineare, questo già ci è capitato in uno degli ultimi video. Qui vado a sottolineare le note di questo accordo. Perché poi risolve su questo Re minore. Quindi questa è una parte fondamentale su questa base. Poi ne abbiamo un'altra che c'è in pratica il cromatismo tra La minore e il Sol minore, quindi La minore settima, La bemolle minore settima, Sol minore settima. Qui possiamo fare una piccola frase tipo, andiamola a vedere sulla base. Eccolo.
Adesso proviamo a mettere la pentatonica in questa posizione. Io metto sempre la nona. Adesso vediamo la scala minore pentatonica di Re. Però mischiandola sempre con la scala di Re minore. Sentiamola con la base. Vediamo cosa ho fatto. Partendo sul Re minore, ecco che vado a scegliere poi una nota che è la terza minore dell'accordo successivo. Quindi da Re minore vado ad appoggiarmi al Do, che è la terza minore di La. Poi vado alla terza minore di Sol. Quindi vediamo sul Re minore. Ecco che mi appoggio sulla terza minore del prossimo accordo, che è La minore. Terza minore di Sol. Vado sulla quinta. Altra cosa importantissima è cercare di variare a livello ritmico. Sentiamo. Quando uso il bending faccio nient'altro che le stesse note della scala pentatonica che sono già presenti sulla scala. Certamente con un altro effetto, proprio il bending ci dà proprio quella intenzione, quell'idea. Proprio un effetto, quindi la nota è quella che andiamo poi a trovare sulla pentatonica, ma l'effetto cambia, quindi c'è questa sensazione di arrivare alla nota in maniera sofferta, no? Un'altra cosa che vi consiglio di fare è quella di variare a livello di schema proprio. Quindi se noi abbiamo la pentatonica così, no? Cerchiamo di variare le combinazioni di queste note. Tipo certo è un grande aiuto quello di considerare anche la scala modale, quindi non lavorare esclusivamente sulla pentatonica, ma utilizzare anche le altre scale che abbiamo a disposizione. Vediamo qualche altra idea.
automatismi. Ecco, diciamo che fondamentalmente questo è il territorio entro il quale muoverci, per cui il resto dipende molto dalla creatività che abbiamo, dal modo in cui andiamo a posizionare tutte le varie note, andiamo a combinare tutte le note. In descrizione trovate il link di questa base e di tutte le altre stupende basi presenti su questo fantastico canale che è Elevated Jam Tracks. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!